So please welcome first Dario Boltolini with us. Grazie, sono molto felice di essere qui con voi, sono anche un po' emozionato e ringrazio Andrea per l'invito. So I'm very happy to be here, it's a good emotion, thank you Andrea. Sono felice di parlare di questo libro con l'autore Lorenzo. Il libro è Anorexia, Real Causes, Blood Types and Trauma. So I'm happy to be here together with Lorenzo Bracco, the author of this book, Anorexia. We are here. I forgot to say, by the way, that the books are for sale, both in the Italian and in English version for a small price. Il libro ha vinto il premio Cesare Pavese, Medici, Scrittori e Saggistica. So this book won a very important Italian literary prize, yet another one, the Cesare Pavese Prize for the scientific essays. È un libro che io conosco molto bene e che oltre ai suoi meriti scientifici posso dire che è scritto con una speciale verve narrativa. It is a book that I know very well, and that I have to say that in addition to its specific scientific merits, it is also written with a very special narrative verve. It's a very pleasant read. Porto anche una piccola testimonianza perché circa 4 anni fa Possono essere anche un po' più lunghe. Brevi ma non così brevi. Circa 4 anni fa mia figlia ha patito di questo disturbo che era l'anoressia. So I'm also bringing a small personal experience because 4 years ago my daughter started suffering from anorexia. Quindi posso testimoniare come la situazione in questi casi sia come un labirinto in cui è facile perdersi. So what I can witness about that when you are faced with such a situation, you find yourself like in a labyrinth where it's very easy to get lost, a maze in which it's very easy to get lost. E in questo periodo il libro Lorenzo per me sono stati molto importanti per darmi una direzione. And in that difficult period, both the author, Lorenzo Bracco, and his book were very important to him in order to give him a direction in this labyrinth. Ora mia figlia è uscita da questo problema, è appassionata di cucina ed è una che vuole fare lo chef. Now, his daughter has recovered from anorexia. She's fine. She does very well. She became a passionate of cooking and wants to become a chef. Il libro ha una novità, porta una novità sull'anoressia e soprattutto è un libro scritto da un medico e psicoterapeuta e quindi può vedere e discutere il problema a 360 gradi. So this book by Lorenzo Bracco brings throws a new light on the problem of anorexia, and it has the particularity, the great advantage that its author, Lorenzo Bracco, is both a medical doctor and a psychotherapist, so that he's able, he has the instruments in order to face this problem from both sides. Quindi passo la parola a Lorenzo Bracco che vi spiegherà di cosa si tratta. And now I give the microphone to Lorenzo Bracco who will tell you what this is about. So 1 second round of applause for Lorenzo Bracco. E ringrazio tutti i presenti, ringrazio Dario Bortolini, ringrazio Andrea Raos, ringrazio l'Istituto Italiano. Grazie. Thank you. L'idea mi è nata 21 anni fa. Diciamo che sull'anoressia tutti gli studiosi convergono sul fatto che ha molte cause. So my first idea about anorexia started 21 years ago. Anorexia is an illness about which all the scholars, all the doctors agree that there is not one single cause. It is always an ensemble of causes that. Ed è necessario che agiscano assieme.
Se possiamo essere molto semplici nel dirlo, è una famiglia in cui la madre porta i pantaloni a casa. So any of these causes need to act all of them together at the same time. To put it in simple words, one first element is going to be that the mother within the family is going to be dominant. L'altra cosa è un padre che è presente, ma è una presenza assente, cioè il rapporto viene gestito fondamentalmente dalla madre. And then on the side of the father, it's going to be a father that will be there, but at the same time will be absent. So the relationships within the family will be managed mainly by the mother. È una figlia molto preoccupata della ricerca e del tenere il proprio posto nel mondo. And on the side of the daughter, it's going to be someone who will be very worried about her place in the world, who will be searching herself and her position in the world. Solitamente sono ragazze che hanno un'ottima riuscita sociale, Cosa intendi per riuscita sociale? cioè che studiano, che Vanno in scuola. vanno in carriera, sono in carriera. Okay. So it's typically it's going to be the daughters will be very successful on the social side. They will be very good at school. They will have good careers after school. So they're usually typically very successful in what they do. È una famiglia che solitamente non sa mangiare. And typically the family will not have, it's not going to have a very good, a very strong food culture. It will not be good at eating. È una famiglia in cui la comunicazione affettiva ed emozionale è disfunzionale. And there will be dysfunctions or malfunctions in the communication, in the interpersonal communication within the family. E la compresenza di molte cause spiega perché terapie diverse possono riuscire sull'anoressia, perché basta che lavori su una di queste cause e sposti l'equilibrio. And the fact that there are many causes to the anorexia explains why you can have several different approaches in therapies, therapeutic approaches to anorexia. You just have to face one of the causes of anorexia and the problem will be solved, even if you haven't faced all of them. Questo è quello che diciamo un po' tutti. And this is what more or less every specialist of anorexia says. 21 anni fa è capitato un evento per cui ho intravisto questa novità che vi racconto. And 21 years ago, something happened that made me discover what I'm about to tell you. Stavo visitando una ragazza anoressica accompagnata dalla propria madre e per caso, così, senza motivi apparenti, così, è venuta l'idea di chiederle il gruppo sanguigno. So here I was visiting an anorexic young woman, girl, together with her mother, who was being accompanied by her mother. And for no special reason, I had the idea of asking them the blood types, what the blood type was. La madre, che era molto ritratta e che lasciava la figlia nella sua privacy con me nella visita, si è improvvisamente precipitata fra me e la figlia e completamente agitata, col senno di poi, ho capito, allarmata, ha cominciato a ripetere insistentemente: non ha il mio gruppo sanguigno. So the mother had been very much in retreat with them, very reserved. She wasn't interfering in the treatment between the doctor, Lorenzo, and her daughter. But the moment something very strange happened when Lorenzo asked the daughter her blood type, because all of a sudden his mother wake up and, as an afterthought, realized she was very alert and started saying, we don't have the same blood type, we don't have the same blood type. E per di più mi ha insistito sul fatto che c'era stato un grosso problema, un grosso trauma durante la gestazione. And in addition to that, she started saying
recounting that there had been a big problem, a big trauma during the pregnancy. Questo mi ha molto stupito. Io ho cominciato a pensare, e la cosa da un punto di vista medico è molto chiara: se facciamo una trasfusione sbagliata, solitamente la persona muore. So I was very surprised by these two facts that have been brought up by the mother, and started thinking about blood types. And you can start he started from a very simple evidence, scientific evidence, which is that, as you all know, if blood transfusion is made and the blood type is not the same, the patient will die. Se invece di fare una trasfusione facciamo 3 gocce di sangue, la persona non muore. Però l'allarme è lo stesso della trasfusione sbagliata, perché tutto l'organismo entra in allarme per cercare di tamponare l'ipotesi che venga una trasfusione, perché dopo le 3 gocce si presume che venga altro sangue. E l'allarme è totale. È come quando voi schiacciate il pulsante dell'allarme dell'incendio, e anche se l'avete schiacciato soltanto perché c'era un fuocherello grosso così, suona in modo totale. So, with a complete transfusion, the patient will die. If you don't do a complete transfusion, or even just 3 drops of blood of a different blood type, the patient will not die, but the alert within the body will be exactly the same as if a complete transfusion were about to take place. So the body will react in the same way. It's as if you press the fire alert in a building, even if there is a very small fire, not a very big one. The alert, the sound will be exactly the same as if the whole building were on fire. E dall'altro lato già Lowen, che è il creatore della bioenergetica, aveva descritto nelle sue tipologie, Lowen aveva descritto 5 tipologie di carattere. La prima tipologia, che lui ha chiamato schizoide, adesso si usano altri nomi perché non si usa più il nome della patologia. Comunque la prima tipologia è esattamente la tipologia dell'anoressica e, secondo Lowen, è conseguente a un trauma fetale. Dr. Owen, the founder of bioenergetics, distinguished 5 types of characters, 5 temperaments. And the first one is what was then called the schizoid character, even though the word is not used anymore in that sense. But the schizoid character, according to Owen exactly describes the anorexic girl. And Owen related anorexia and the schizoid character to a trauma, a fetal trauma, so during a trauma occurring during pregnancy. In altre parole, la relazione fra la madre e la figlia resta sempre in allarme. In other words, if there has been a trauma during pregnancy, the relationship between the mother and the daughter will stay in alert even if nothing else happens afterwards. Se l'allarme non viene chiuso, resta l'allarme. If the alert is not shut down, the button is not pushed again, the fire alert will continue ringing even if nothing is going on. E questa relazione allarmata diventa una relazione conflittuale. And so this relationship between the mother and the daughter, based on an alert, will become a relationship based on conflict.
e la differenza fra madre e figlia, differenza di gruppo sanguigno, ma che in qualche modo viene percepita perché c'è stato questo contatto di sangue, quindi questa sensazione, pensate ad esempio la trasfusione sbagliata è come trapiantare un organo sbagliato da un punto di vista istologico, c'è il rigetto. Nel trapianto, se l'organo è istologicamente sbagliato, viene rigettato. Il sangue, se non è giusto per la trasfusione, viene rigettato, quindi c'è una forma di rigetto fra i due esseri, madre e figlia. So even if the contact with this contact with the blood, the different types occurs, even if the free drops, even if it's just the free drops we're talking about, the alert will stay and will continue. It's as if you transplanted if you do a transplant, if there is no histological identity between the organs that have been transplanted, that will be rejected. So something similar happens with transfusion, so the contact between one and the other if the blood type is not the same. Quindi le terapie possono, questa della differenza di gruppo sanguigno del trauma, secondo me viene vista come in latino si dice una parola che è conditio sine qua non, come una condizione sulla quale poggiano poi le varie cause, madre, padre, figlia preoccupata, capite? Mm-hmm. So the difference between the blood types and this fetal trauma will be what we call in Latin conditio sine qua non, so a necessary condition for anorexia to occur. It's the basis on which the causes we were talking about before, the relationship with the absence of the father, etc., will install themselves and unleash anorexia. Io ho avuto molte famiglie che avevano più figlie e una sola anoressica. Sono andato a controllare e l'anoressica non ne aveva il gruppo sanguigno di mamma e c'era stato un trauma fetale. So I've had as patients many families with several daughters, more than one daughter, of whom only one was anorexic, and by checking I found out that the one daughter that was suffering from anorexia was the one that did not have the same blood type as her mother and that had suffered from fetal trauma. E senza questo non era spiegabile perché la famiglia è sempre la stessa, la madre è sempre la stessa, il padre è sempre lo stesso, l'educazione è sempre la stessa, è tutto molto simile e non si capirebbe perché una sia anoressica e le altre no, se non si sapesse la storia del gruppo sanguigno. And there are no other explanations because for the fact that one daughter is anorexic and not the others, because all the other conditions are the same, the relation with the father, the position with the family, etc. But there is this blood type difference and this fetal trauma. E questo al resto spiega un'altra cosa, che questa tipologia di causa di famiglia, come diciamo, madre che porta i pantaloni, padre presenta assente, figlia preoccupata, famiglia che non sa mangiare, insomma, tutte queste cose sono molto frequenti nella nostra società e per fortuna l'anoressia c'è, ma non in tale quantità. All the causes are realistic, like the absent father, the dominant mother, the family that doesn't eat well, are very common in our society, especially in our society. But that does not mean that everybody that is in a situation like that, of this kind, suffers from anorexia. So there has to be some more specific cause, such as the blood type difference, that accounts for the anorexia cases. Il vantaggio di questa vedere la cosa basata su questa conditio sine qua non è che permette anche un discorso prognostico, cioè permette
di cominciare a pensare a una terapia, ad esempio familiare, ben prima che cominci l'anoressia nell'adolescenza, tipo ad esempio cominciare a 7 anni d'età. Perché se io so che c'è stato un trauma fetale, che il gruppo sanguigno madre-figlia non è lo stesso, e vedendo la famiglia più o meno si riproducono quelle che possono essere le cause, cioè madre proprio pantalone padre, eccetera, a questo punto posso cominciare una terapia prima. So the great advantage of this framework, so to speak, is that it makes me able to start treating anorexia before it occurs. If I can start a family therapy, for example, around the child that is around 7 years old, so way before anorexia starts, if I know that there is a blanket difference, a fatal trauma, and a certain condition in the family. Il problema dell'anoressia è che viene diagnosticata solitamente tardi, perché bisogna aspettare che sia veramente magrissima, anche perché per questioni di pudore non è che uno vede la ragazza nuda, e quindi non è detto che il padre, la madre, i professori, i compagni di scuola si allarmino e provvedano all'anoressia. Solitamente si diagnostica quando la ragazza è già magrissima e quindi è già solitamente tardi. Pensate che l'anoressia ha il 15% di mortalità, siamo peggio del tumore al seno, molto di più. Now, one of the big problems of anorexia is that very often it will be diagnosed and discovered when it's too late already, and for several reasons. It's very stigmatized. There's an issue of decency, so to speak, meaning that in order to realize that a girl is suffering from anorexia, you will have to see her naked. That's something that the parents might not want to do, schoolmates, so the teachers will not do, obviously. So typically you realize that a girl is suffering from anorexia when she is already extremely thin, which means that when it's already very often too late. There is a mortality rate for anorexia that is 50%, which means higher than for breast cancer, for example. E per la terapia, io sono per tutte le terapie che ci sono, sono corrette, sono valide, dalla psicanalisi a quella che può essere familiare. Tutte le terapie che vengono oggi usate sull'anoressia vanno bene. So I am favorable to all of the therapies that are being currently used to fight anorexia, from the strictly medical one to the therapeutical ones, etc. Però io sono fondamentalmente per una terapia in particolare, che è quella del trauma, la terapia del trauma, secondo gli studi che sono stati cominciati da Peter Levine, quella che viene chiamata somatic experiencing. So there is one in particular that I cherish is in favor of, which is the trauma therapy, which was established by a doctor called Peter Levine, and which is called somatic experiencing. Arricchita poi dagli studi che ha fatto Lorenzo che ha fondato quella che si chiama la Neuroaffective Relation Model. And this is a therapy by Peter Levine being integrated by Dr. Lawrence Haller, which is Neuroaffective Relational Model. Neuroaffective Relational Model. Perché questa terapia prende in considerazione la terapia del trauma nelle differenti età evolutive dell'individuo, quindi si può focalizzare la terapia del trauma sui traumi fetali. And the advantage of this therapy, this trauma therapy, is that it focuses on the traumas in the different ages, changing according to the ages and how the person changes through the years. In other words, it allows to focus on the
fetal traumas as well. La terapia del trauma permette di chiudere l'allarme, perché un allarme molte volte diventa conflittuale per un motivo molto semplice, che ora vi porto un esempio. So the trauma therapy allows to shut down the alert we were talking about earlier, and that's it's very useful because it allows to face the conflicts that occur. And I will come to tell you this by an example. Due persone in una barca, viene una tempesta. Molte volte, facilmente purtroppo, ognuno dei due pensa che sia colpa dell'altro. So Non so se ho reso l'idea. So imagine if there are two people inside a boat. A storm arrives, and the two persons will be panicked, and very often, typically, each one of them will think that it's the other person's fault if the boat is in danger. La terapia del trauma permette di... La gravidanza sono due persone su una barca. La terapia del trauma... So the two persons, the two people in the same boat is pregnancy. Il trauma è la tempesta. And the storm is the trauma. La terapia del trauma permette di capire che i problemi non sono dovuti all'altro, che l'altro non è la causa dei problemi, ma che la causa dei problemi è la tempesta. So the trauma therapy will allow the two persons involved to understand that the cause of the problems is not the other person of the two, but the cause is the storm. In questo caso il trauma che c'è stato durante la gravidanza, e così si può chiudere il trauma, e questa differenza che altrimenti fra madre e figlia, questa percezione di sentirsi diverse, può diventare una fonte non di conflitto ma di ricchezza, perché una famiglia dove ci sono molte differenze è una famiglia molto ricca, una famiglia molto sfaccettata come un diamante. So, and the trauma therapy will allow the subject to recognize the differences, not as a source of conflict anymore, but as a source of something enriching. A family in which there are many differences is a family that can be extremely rich, extremely stimulating, interesting, multifaceted, like a diamond. You just have to recognize that the good side of this instead of the... Questo in sintesi è la presentazione del mio lavoro. And in a few words, this is my presentation of my work. That's all? Wow. Okay, that's all. Would you like to say something more about the structure of the book? Maybe dire qualcosa di specifico su come è strutturato il libro, magari facendolo vedere. Sì. Ho cominciato con lo spiegare e dividere bene l'anoressia in due anoressie diverse. Quella adolescenziale femminile, cioè che comincia nell'adolescenza e che colpisce le ragazze, e poi può avere delle ricadute nell'arco della vita, e quella che invece può prendere qualunque età, qualunque sesso, e che può essere ad esempio la conseguenza di una chemioterapia, di un tumore, della depressione, che sono due cose completamente diverse, l'adolescenziale femminile e quella invece che è il sintomo di qualche malattia, che può essere anche la depressione o il tumore o la chemio, come dicevo. So the first thing I did was to distinguish between two basic different types of anorexia. One that is specific to adolescents, to teenagers and girls, which is one kind of anorexia, and then there is another one that has nothing to do with the first one, that is more can occur at any age, and that is usually related to another illness such as cancer, or chemotherapy, or depression. E poi diciamo che questa seconda anoressia può dipendere anche molto da uno stress del vivere dove ci sono molte aspettative.
And this second kind of this second type of anorexia, the one for adults, basically can depend, have many other causes, can due to stress, for example, to a stressful life, or a life in which a lot, too much is expected of you. E può essere anche una conseguenza, assieme alla depressione, dell'aver dato ed essere andato proprio in quello che credo voi diciate burnout, ecco. And it can be, just like depression, it can be a consequence of having given too much of oneself, to give ourselves to getting burnt out. Quindi comincio col dividere le due anoressie, però lo faccio in modo, insomma, cerco di essere, penso, il libro è scientifico, sia ben chiaro, ma è stato gestito in modo molto fluido. Per gestirlo in modo fluido, inizialmente ho cominciato a scriverlo e poi mi sono reso conto che scrivendo è come una bambola che ha gli occhi rotti e guarda verso dentro. E allora che cosa ho fatto? L'ho dettato a mia moglie, la quale non è medico, fa la guida turistica, quindi ha l'abitudine a parlare con la gente. E l'ho dettato a mia moglie e mia moglie tante volte diceva: guarda che questo non si capisce. E allora l'ho riformulato ed è stato concepito sul fatto che io ho parlato a mia moglie, l'ho raccontato a mia moglie. Il focus non è dentro la mia testa, ma è far capire alla persona e comunicare con la persona che ho davanti. E per cui è venuto quello che Dario dice, un libro facile di lettura, direi quasi simpatico nonostante l'argomento che può essere, insomma, un argomento duro. So, and the book is scientific in its structure, but at the same time a lot of effort in making it as fluid, as readable as possible. Because I started writing it as a scientific essay, and I realized that it was like a doll with broken eyes, so that the doll was looking inside itself instead of towards the outside. So I changed my method, and I started reading and telling my book to my wife, who's not a doctor, she's a tourist guide, so she's very accustomed to talking to other people, to say simple things. And his wife would stop him whenever she said this is not easily understandable for the common reader. So she helped him simplify the structure and writing of the book, so that the result, like Dario said, is very easy to read and almost pleasant to read, even though it's not, of course, not a very fun topic. E poi questo libro mi ha richiesto molti anni. Nel frattempo ho scritto un sacco di altri libri come questo, e che sono tutti in qualche modo preparatori di anoressia, cioè io penso che Anoressia sia il mio libro, ecco. And it took me a lot of years to write this book, which means that in the meantime I made other things. I wrote other books, so some of them are here, about nutrition, etc. And I consider all of these books, as the preparation to Anorexia. Anorexia is my book, the book for me. E adesso poco alla volta, passo dopo passo, questa idea sta cominciando a entrare anche nel mondo scientifico. Ho avuto ottime recensioni, ad esempio dall'Ordine dei Medici di Torino, di Napoli, e da quotidiani come Repubblica, Corriere. And so little by little, step by step, this theory is being accepted by the scientific community in Italy. There are very good critics of the official house organs of the Association of Doctors in Turan, in Naples, in other American cities, in newspapers. So some official recognition is coming to this. Okay, thank you.